Quante volte vi è capitato di abbandonare un progetto su Arduino per l'eccessivo numero di collegamenti da eseguire sulla breadboard? Quante volte vi siete trovati a disagio per via della cronica mancanza di resistori del valore necessario? Oggi vi presentiamo la nostra interpretazione del problema, una scheda con 3 LED e 3 resistori già pronta, da inserire semplicemente sul connettore di Arduino senza breadboard o fili volanti. La scheda è stata disegnata da noi, prodotta in piccola serie dal JLC PCB e montata nei nostri laboratori, usando componenti italiani acquistati da aziende italiane. Se vi interessa acquistarne una, contattateci. Adesso via con la presentazione. Il circuito stampato è piccolo e ordinato e lascia lo spazio ai 3 LED e alle relative resistenze. Le piste di conduzione portano ad un connettore ad L che consente di inserire la scheda direttamente su Arduino utilizzando il pin GND ed i pin 11, 12 e 13. Sono presenti inoltre 4 fori che consentono un eventuale montaggio del circuito in un apposito contenitore. La scheda, una volta montata, ha l'aspetto di un piccolo semaforo. È semplice a questo punto utilizzare Arduino IDE per scrivere uno sketch che ne simuli il funzionamento, o che comunque indichi lo stato attuale di un componente sotto monitoraggio. Il circuito elettrico, realizzato con KiCad, è semplicissimo, è infatti sufficiente collegare i LED ai resistori rispettandone le polarità, il cathode e ground e gli anodi ai pin digitali. Lo sbroglio del circuito stampato non ha richiesto particolare attenzione. Una volta scelto il footprint dei componenti, si è trattato di collegare le piste di rame al connettore di uscita. La dimensione finale del circuito può essere ulteriormente ridotta eliminando i fori di fissaggio del PCB. Ed ecco il nostro semaforo in azione. 4 righe di codice C e siamo pronti ad utilizzarlo al meglio. E senza l'ingombro di breadboard o connettori volanti. E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.